Sto pulendo delle mele per fare una ricettina, anzi vi faccio vedere due versioni di mele caramellate, è una ricetta che ci vogliono 5 minuti per fare, davvero facile. Comincio tagliando delle mele dolci, scegliete quelle che volete, anche mele miste, l'importante è che non usate le grass meat, quelle verdi troppo aspre, il resto vanno bene più o meno tutte, a pezzettoni grandi un paio di centimetri. Per 4 persone pulite 1 chilo di mele, che una volta pulite saranno circa 700-800 grammi, pezzi grossi Non abbiate paura di farle abbondanti, tanto guardate che se le lasciate il frigorifero sul tavolo queste spariscono da sole, come una magia. Ci servirà una padella pesante, che sia in ferro, in alluminio, in acciaio, in ghisa, quello che volete, ma deve essere bella sostanziosa. Ci mettiamo dentro 5-6 cucchiai belli pieni di zucchero, va bene anche lo zucchero di canna, ma quello chiaro. A quanto sono arrivato? Mi ricordo più, 6, 5, non cambia, facciamo 7 abbondantis. Vedete qua che sta cominciando a sciogliersi lo zucchero caramellare, ecco, non metteteci acqua, non metteteci burro, soprattutto il burro all'inizio, mai mettere il burro all'inizio del caramello perché ve lo brucia e diventa tutto amaro, se proprio serve si mette alla fine. Ecco, lasciatelo stare, al massimo muovete un po' la padella così e basta, lasciate che si sciolga con calma. Quando diventa un po' marrone è ora di iniziare a muoverlo un pochino. Mi raccomando, ripeto, non mettete acqua, non mettete miele, non mettete burro. Quando lo zucchero diventa liquido e leggermente marrone è ora di metterci dentro le nostre mele. Le nostre mele, anche se diventano un po' rosse, un po' ossidate, meglio, vuol dire che sono buone, dolci e contengono molto ferro. Dentro nello zucchero. Le mele cacceranno subito un po' di acqua. Lo zucchero cercherà di tornare insieme e noi cercheremo di farlo sciogliere anche quando si appiccica al cucchiaio. Spremo mezza arancia, va bene anche il limone se preferite. Vedete che si sta sciogliendo piano piano il caramello che aveva solidificato, le mele prendono un colore giallo, non dobbiamo cuocerle troppo, se no vengono fuori mele come quelle dell'ospedale. Ci aggiungo il succo di mezza arancia o di mezzo limone. Sono passati 3 minuti, i pezzi di zucchero si sono sciolti, per questo la mela deve essere un po' grossina, perché se è troppo piccola poi si disfa nel tempo che si scioglie lo zucchero. Adesso io ci aggiungo un po' di pinoli, ma ci potete mettere anche le noci, le nocciole, le mandorle sgusciate, l'uva passa, l'ho lasciata mezz'oretta nell'acqua ad ammollarsi, se la volete mettere, se no non ce la mettete, e soprattutto cannella. Cannella come se piovesse, una tempesta di cannella, giù! Ale. Guardate che belle. Qui dentro se volete potete metterci anche il Grand Marnier o anche le bucce dell'arancia tagliate sottili sottili, metteteci quello che più vi piace, ma già così secondo me sono perfette. Vi faccio vedere 2 modi di impiattare queste mele con le crepe. La ricetta della crepe ve la metto o qui o sopra qui, perché se faccio vedere anche quella facciamo notte, però è facilissima da fare. 2 tipi, una roba che voi la potete fare in 5 minuti, se la ricettina la mettete a tavola e li fate impazzire tutti. Prendiamo una crepe, fate a fuoco lento senza buchi, scegliete il lato più bello che vi piace, che vi interessa far vedere, lo mettete sotto e qua ci mettiamo le mele. Mettiamo al centro della crepe un po' delle nostre mele, guardate la consistenza, il colore, non sono stracotte, vedete, questa è stracotta perché è più piccolina, non devono essere così, devono essere così, un po' croccanti. Poi cerchiamo anche di tirare su poco sugo, però mettiamoci sopra un po' di uvetta e un po' di pinoli, o nocciole o noci, quello che ci avete messo dentro, e dopo lo pieghiamo, così, lo pieghiamo, così, ecco, non esagerate col ripieno perché sennò dopo non si chiude, poi lo chiudiamo così, lo chiudiamo anche dall'altra parte e abbiamo fatto una specie di fagottino, ecco, con la parte piegata sotto, così col suo stesso peso starà lì e non andrà da nessuna parte. Questi li potete preparare anche qualche ora prima. Beh, non è male, dai. Poi ci mettiamo sopra 4 pinoli, 4 uvette, qualcosa, poi, se volete, ci mettete sopra 2 palline di gelato alla vaniglia che fanno caldo o freddo, si sciolgono e scendono giù.
Vi faccio vedere un altro impiattamento. Allora prendo 2 crepe, le faccio su e poi le taglio sottile sottile, tipo tagliatella. Le disfiamo, le sdrumiamo un attimo per farle sembrare delle tagliatelle, quello che sono, quindi le disorganizziamo, ecco, le smantelliamo, voilà. Un bel piatto, ci mettiamo in mezzo le nostre tagliatelle e facciamo dopo scrivetemi nei commenti qual è il vostro impiattamento preferito, Facciamo un buco in mezzo come se fosse un nido. Metto in mezzo le mie mele, se volete sopra qui, anche qui una bella pallina di gelato, di ricotta condita, buonissima ricotta con dentro i canditi, un po' di zucchero. Poi ci mettiamo sopra un pochino di uva passa e di pinoli, un girettino di condimento alle nostre tagliatelle, di sciroppo caramellato delle mele, voilà. Ancora un po', ancora un po', ancora un po', ancora un po'. Eccolo lì. E una pioggia di pinoli, oppure di noci, di mandorle, quello che volete.